In questo mondo pieno di roboanti affermazioni, ce ne sono due che in questi giorni stanno preoccupando l'intera umanità, e sono quelle, le grida stentorie del presidente degli Stati Uniti Trump e quelle altrettanto ridicole e stentorie del dittatore nordcoreano Kim Jong-un. I due sembrano due bambini che stanno litigando nel cortile sotto casa per un giocattolo. Ognuno minaccia all'altro facendo a chi la spara più grossa. Bene, speriamo che tutte queste minacce rimangano soltanto chiacchiere buttate nell'aria, ma per decomprimerci, per rallegrarci in questo clima che può sembrare fosco, vi consiglio di vedere un film straordinariamente interessante e soprattutto molto attuale. È un film del 1964 e si chiama Il dottor Stranamore, girato da quel genio del cinema che era Stanley Kubrick. Il film è notevole non solo per la sua storia, alla quale vi accennerò brevemente subito, ma anche per una particolarissima e incredibile interpretazione di Peter Sellers, che addirittura fa tre personaggi. Un ufficiale di collegamento britannico che è in una base americana, e non a caso si chiama Mandrake, il presidente degli Stati Uniti e lo scienziato pazzo ex nazista che è appunto il dottor Stranamore, Stranger Love. La vicenda si svolge fra questa base americana dove un generale chiamato Jack Ripper, quindi Jack lo squartatore praticamente, ha inviato senza la possibilità di ritorno 32 bombardieri B-53 americani diretti con la bomba atomica sulle basi russe per un fantasioso e delirante suo complotto comunista che vuole impossessarsi del mondo. E l'altra parte si svolge nella war room, nella stanza delle emergenze sotto la Casa Bianca, con il Presidente degli Stati Uniti e tutti i generali. Bene, mentre discutono i generali, il Presidente degli Stati Uniti e lo scienziato pazzo, e i bombardieri continuano a volare, entra in gioco anche il Presidente della Russia, che per un istante sembra davvero di trovarsi, come oggi, fra Trump e Kim Jong-un. Cioè ambedue litigano, discutono, si arrabbiano e intanto i bombardieri con le bombe atomiche continuano a volare fino ad arrivare sopra la Russia. Nessuno è in grado di fermarli, nessuno è in grado di richiamarli indietro. Addirittura il Presidente degli Stati Uniti prega il Presidente russo di abbatterli, va bene? Perché se non li abbatterà ci sarà un ordigno chiamato l'ordigno fine del mondo che devasterà il mondo. Non vi dico come va a finire, vi dico soltanto che sull'ultima scena c'è una deliziosa musica, che è una famosa canzone americana degli anni 40 e che è servita come, diciamo, leitmotiv durante la guerra per riempire di nostalgia il cuore dei soldati, che si chiama Un giorno ci rivedremo. Ma dove? Sulla terra o in paradiso? Ecco, buon divertimento. Grazie.